Sigla. No, ma così non si fa. Cioè, non puoi partire con la sigla. Cioè, non si fa. All'inizio si parte. La prima cosa che devi vedere in un film qual è? Questi vengono subito attratti dal fatto che sono configurazioni low cost e tu proprio bam. Low cost. C'è quelli col coccodrillo, capito? Cioè le configurazioni. Comunque, bentornati. Bentornati su. Ci è arrivato tardi. Comunque, buongiorno, bentornati sul nostro canale. Oggi si parla di un argomento scottante. Avete sentito che ultimamente si parla di latte. Il latte di capra sembra essere più digeribile del latte di mucca. Ma che fiato ti fa però il latte di capra? Ci avete fatto caso? Che ha quel... Bentornati subito sul server, ragazzi. Le configurazioni, ormai appuntamento fisso con le configurazioni, almeno 4-5 video all'anno con configurazioni nuove, lo sapete. Netcomputer ci aiuta nella scelta dei componenti, nella configurazione, nel test soprattutto, quindi vi dobbiamo ringraziare. Ovviamente non ci sono sotterfugi, vi ha pagato, no, ormai lo facciamo da un botto, cioè da prima che fosse di moda il latte di capra, voglio dire. Ad ogni modo, queste sono configurazioni che non sono altro che un'evoluzione naturale di alcune delle nostre configurazioni più importanti e più apprezzate, ovvero la configurazione Next. Stiamo parlando del Next 5 e del Next 5 XL. Perché XL? Sallo tu perché? Sallo tu, non lo so, però... Arriviamo con calma, ok? Mettetevi comodi perché queste configurazioni sono belle belline. I link come al solito, approfondimenti, c'è addirittura il negozio Amazon. Sappiamo che vi piace di più il negozio Amazon, vi sentite più sicuri, quindi vi mettiamo tutti i link in basso, potete cliccarci per vedere le configurazioni e il costo, che può variare di poco, anche se di poco, a seconda delle variazioni dei piccoli componenti. Ovviamente noi lo diciamo sempre, noi vi diamo la configurazione, poi se non volete l'assicurazione, se non volete il fatto che ci sia Windows installato, se non volete l'assistenza, ve la fate voi, ve la prendete e ve la fate a casina, perché i pezzi si possono trovare anche singolarmente. Cioè, perché spendere 800 euro per prendere un iPhone quando puoi comprare chip per chip tutta la componentistica interna e rifartelo tu? Viene un po' grezzo fuori, magari la scocca viene fatta male col DAS, però chi l'ha fatto in realtà ha risparmiato quasi un 300 euro, mi sembra. Adesso gli è caduto a terra una volta e esplode. Partiamo, scusateci, partiamo con la prima configurazione, cioè quella senza XL, quindi sarebbe la X. No, la L. Next 5. Siamo partiti dalla prima Next, siamo arrivati alla quinta versione di Next. Nel mezzo ci sono state le configurazioni che sono state autonomamente inserite da Net, però insomma sono buone, ok? Partiamo dal case. Partiamo dal case che starete sicuramente vedendo, che è un Master Box Lite 3.1. Abbiamo un alimentatore piuttosto performante da 750, sappiamo che ci vogliono almeno 1500. No, questo è addirittura al di sopra. Cioè performa addirittura più di 750. Non lo devi dire, l'alimentatore è l'unica cosa sulla quale ci possono attaccare, quindi non lo devi dire. No, sto zitto. Ci vorrebbe almeno un 1300, 2500. No, ci sono mouse che è troppo, ok? Però se un domani ci volete mettere una scheda video più performante che magari consuma di più, cazzi vostri, noi ce l'abbiamo messo questo alimentatore. O se vi va giù la batteria della macchina, volete ricaricare, attaccate. Poi abbiamo un processore che vi stupirà, perché voi non siete assolutamente fissati col fatto che a noi ci paga Intel e continuamente dite ma perché mettete soltanto processori Intel? Ce ne sono buonissimi, per esempio quello indiano, il Dubaz, è buonissimo. Comunque sono usciti nuovi processori di casa AMD e sono molto buoni, attenzione, qualità, prezzo, ok? Cioè si bilanciano molto bene, per quanto Intel possa essere ottimizzato per molti versi meglio, AMD. Io credo che si stiano sforzando di interpretare questa tua ultima affermazione come un
Per i pezzenti va bene AMD, ma Intel, per noi che ci abbiamo i soldi, è vero che stavate pensando questo? Perché sentivo un po' questa atmosfera nella tua frase. No, è per chi usa il computer in maniera un po' più professional. Non solo te la tiri perché sei ricco, te la tiri preferisco Intel! Pure Dai, uccidetemi! Però ci abbiamo messi i Ryzen. Perché? Perché dobbiamo fare fronte a certe esigenze. L'esigenza di non farci rompere il cazzo. Andiamo avanti. La Ryzen 3 1200 da 3.1 GHz. Questo è un quad core, ovviamente. Il processore è più che sufficiente per quello che andiamo a fare su questa macchina e ovviamente si abbassano di molto i costi rispetto a Intel, a parte gli scherzi, a parte tutto. Funziona bene perché abbiamo avuto il piacere di provarlo. Che ci abbiamo messo di più, oltre a 8 GB di RAM DDR4 e la scheda video che è una 1050 Ti. Questa è una bella schedozza, è veramente una bella schedozza, lo abbiamo detto. Queste nuove figliolette Nvidia funzionano bene, anche quelle più basse lavorano veramente in modo egregio e spesso se si trovano dei problemi nella performance non sono mai imputabili alla scheda in sé, ma alla pessima ottimizzazione di alcuni titoli sul mercato. Questa è una cosa proprio, quest'anno è l'anno delle ottimizzazioni a cazzo di cane, è vero Dishonored 2? È vero che ve la siete prese tutte con Batman Arkham Knight, ma quello è molto peggio, eh? Vabbè, comunque sì, ci abbiamo messo questa 1050 Ti che va bene, ma è sempre per mantenerci bassi, ok? Così come per mantenerci bassi abbiamo messo questa volta un solo hard disk. Voi lo sapete che siamo fissati con gli SSD perché migliorano le prestazioni di n volte con un prezzo davvero ridicolo, ma proprio per tenerci bassi abbiamo deciso di mettere un hard disk magnetico da 1 tera e basta. Quindi, ripetiamo, questa configurazione è bassa per mantenere basso il prezzo, per darvi il massimo che siamo riusciti a darvi con pochi soldi. Tra l'altro, se voi voleste fare un saltino di qualità in più, cioè invece della 1050 potete mettere la 1060, si tratterebbe di un 70 euro più o meno in più. Secondo me non è una spesa estrema. Non è una spesa estrema, anche perché uno lo vede più in là. Poi un domani non ci mettete niente nemmeno a mettere un SSD in più, dato che comunque la scheda madre supporta. Ragazzi, se volete fare questi piccoli cambiamenti, fra 1 anno, 2 anni potete farli. Queste sono configurazioni molto aggiornabili, ecco, updatabili, come si incazzeranno tutti perché updatabili è quando tu dici taming, quando tami un animale sui GDR, si incazzano. Tamare è tipo addomesticare. Non mi ricordo mai il termine in italiano. Ormai è talmente tanto entrato nella mia... Comunque, updatabile. Adesso passiamo alla configurazione XL, che sostanzialmente è figlia di questa, ma ci siamo sbizzarriti, figlia di puttana, però ci siamo sbizzarriti un po' di più. Non siamo su una fascia di prezzo estremamente alta, ci siamo comunque mantenuti in un range medio, se non medio-basso a dire la verità, ed è comunque una configurazione che picchia. Abbiamo un bellissimo case che state guardando anche in questo momento, ed è un LS5200 della Aerocool. Ok, come al solito i case sono bellini. Però mettere insieme la parola aereo e cool a me mi suona sempre male, perché capito, sta sempre Flautulent. Capito, cioè il questo è un ottimo nome per un nuovo no Flatulenza 700. Comunque perché ho raffreddato aria, capito? Ci teniamo, no, aspetta, no. Ci teniamo un sacco alla parte visiva e se possiamo, insomma, ci diamo quella cosina in più con qualche ledduccio a destra e a sinistra. Ripetiamo, questi case sono grossi, cioè sono lunghi, anche se potrebbe non sembrare, quindi ci stanno anche le schede video un po' più performanti. Perché vi dico così? Perché qua c'è di subito la 1060, GTX 1060 con 1 giga in meno rispetto alla 1050 Ti, quindi 3 giga, ma comunque più performante. Ok, allora passiamo all'alimentatore, che è praticamente lo stesso dell'altra configurazione, niente da aggiungere. Abbiamo anche qui un Ryzen perché abbiamo voluto puntare su AMD. Ma questa volta, attenzione, è la 1300X, dove X sta per te lo overclocki come vuoi tu e te lo bruci tu in tutta tranquillità. Da 3.5 GHz, insomma, la differenza tra il Next 5, avete capito, è una versione un po' più grande, sta nel processore e
nella scheda video, ma non solo, anche nella scheda madre che è un pochino più performante e nel case. Insomma, cambia quasi tutto. Sì, 8 GB di RAM, DDR4, che vuol dire DDR4? DDR è il rumore che fa quando tu il banco di RAM lo monti, fa DDR, questo è il rumore. Quello fa 4 volte perché sono 4 banchi giusto? Costa qualcosina in più, non esageratamente, perché come al solito abbiamo cercato sempre di trovare il giusto equilibrio. Ragazzi, si trovano computer anche a molto meno, potete farvi un computer anche a 400 euro, a 300 euro. Il problema è che, come al solito, noi ci vogliamo mettere un pelino di qualità in più nei componenti, in modo che non vi si rompano il giorno appresso, perché succede che magari salta un alimentatore, può succedere che la scheda madre spesso e volentieri si fotta, non il processore per quella che è quelli sono i miei antichi trascorsi come montatore di PC. Si dice montatore di PC? Se invece della pasta siliconica vuoi usare la barra, sì. Vabbè, come i processori si bruciano veramente di rado. Detto questo, noi aspettiamo i vostri commenti, che saranno come al solito tutti. Vi hanno pagato per fare questa cosa? Ovviamente, secondo voi, no, parlare in maniera così poco seria di un prodotto può in qualche modo accontentare un cliente? A volte sì, ci sono clienti imbecilli là fuori, e net, lo so, ci sono persone imbecilli, però sì, potrebbe essere. Potrebbero averci pagato. Ci vediamo al prossimo video e fateci sapere quale configurazione vi potrebbe servire per i prossimi mesi a venire. Chiaramente la Flatulence 1700 turbo diesel, iniezione.